Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi vi mostro come realizzare questa borsa con l'ausilio di 5 mattonelle Granny. Ovviamente voi potete realizzare qualsiasi tipo di mattonella preferiate, io l'ho fatta con la mattonella Granny perché è quella che praticamente sta andando tanto di moda. All'interno vedete ho anche foderato la mia borsa con una fantasia che già avevo vietrese e della fodera seguirà il tutorial entro 2 giorni dalla pubblicazione della borsa, così vi farò vedere proprio come si possono rivestire i pannelli di feltro con del tessuto. I manici vedete sono lavorati interamente sulla borsa, abbiamo la base che è la stessa larghezza di ogni mattonella e quindi l'elaborazione di questa borsa è veramente molto semplice. Vado a lavorare questa borsa col cordino Ternes della Tessiland, però potete chiaramente lavorare questa borsa con qualsiasi filato, può essere del cordino, può essere della lana, quindi raffia, qualsiasi insomma materiale voi vogliate usare. Ovviamente se volete usare il cordino Ternes o qualsiasi altro cordino per la stagione autunnale ed invernale, potete tranquillamente optare per i colori più scuri che vanno sempre di moda. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere mi piace se il video vi è piaciuto e soprattutto di attivare la campanella per le notifiche dei video, così ogni volta che io pubblico un video voi riceverete la notifica. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial noi dobbiamo andare a realizzare 5 di queste mattonelle. Io per la mia mattonella vado ad usare questo cordino, che è un cordino della Tessiland, ecco qua, vedete, come potete vedere della Tessiland, e ogni rocchetto pesa 200 grammi, ha una lunghezza di 120 metri, millimetri 3 e l'uncinetto, in questo caso perché useremo l'uncinetto consigliato, è 8-9. Io lo sapete, per le borse riduco sempre l'uncinetto, lo faccio sempre perché per la borsa abbiamo bisogno di più sostegno. Allora iniziamo con la mattonella classica. Voi potete usare, come stavo dicendo, qualsiasi materiale, quindi qualsiasi tipo di cordino, anche per uncinetto 3, 3,5. Ovviamente in base al cordino deciderete poi la vostra misura, quindi basterà continuare la mattonella finché non raggiungete la misura desiderata. Quindi io metto su il mio anello magico, entro, carico il filo e chiudo con una maglia bassissima, che sarà anche la nostra prima catenella. 2 e 3, filo sull'uncinetto e lavoro 3 maglie alte totali. La prima è composta dalle 3 catenelle, una catenella, di nuovo 3 maglie alte all'interno del nostro anello magico, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e adesso lavoriamo l'ultimo gruppo, quindi lavoriamo 1, 2, 3, una catenella e un quarto gruppo. Quindi questa è la realizzazione della mattonella Granny classica, visto che in questo periodo in estate hanno spopolato una catenella, ma anche in inverno andranno di moda. Ora io ho realizzato la catenella 1, 2 e 3, quindi sulla terza catenella vado a chiudere a maglia bassissima la mia catenella. Ecco qua. Adesso guardate, io ho uno spazio qui, si sono creati 4 spazi. In ognuno di questo spazio vado a realizzare 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Adesso, siccome il mio spazio, vedete, è verso destra, che cosa faccio? Faccio 3 catenelle e le altre
maglie le lavorerò al ritorno, ok? Quindi vado già a lavorare il prossimo, quindi filo sull'uncinetto, entro, vedete, nel prossimo e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e nello stesso spazio lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Io non realizzo, vedete, la catenella tra uno spazio e l'altro perché il mio filaggio è abbastanza grosso. Voi valutate se c'è bisogno. Se lavorate con il cordino Swan, anche in quel caso non avete bisogno di realizzare, già ve lo dico, la catenella. Con il cotone invece dovete valutare voi. Entriamo di nuovo nel prossimo e lavoriamo di nuovo le nostre 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 1, 2 e 3. Adesso nel penultimo, quindi nel penultimo, eccolo qua, anche qui andate a lavorare 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Una volta vedete che abbiamo lavorato il penultimo gruppo, qui abbiamo l'ultimo gruppo dove vedete abbiamo iniziato, quindi ci sono 1, 2 e le 3 catenelle che saranno l'ultima maglia. Quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio e lavoro le prime 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Una catenella e di nuovo filo sull'uncinetto e lavoriamo 2 maglie alte visto che la terza è già stata lavorata, 1 e 2. Adesso 1, 2 e 3 e sulla terza catenella chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui e quindi vedete che stiamo già creando il nostro rettangolo. Adesso io mi trovo in questa posizione, che cosa faccio? In ogni angolo faremo sempre il nostro aumento di 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Negli spazi centrali lavoreremo solo 3 maglie alte, quindi adesso abbiamo, vedete, lo spazio sul davanti, quindi verso sinistra e già andiamo a lavorare il nostro gruppo da 3, quindi 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo 2 maglie alte. Adesso non facciamo la catenella all'interno, quindi in ogni angolo, quindi nell'angolo lavoro sempre le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi adesso andiamo a proseguire lavorando nel centro 3 maglie alte, in ogni angolo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e continuiamo così fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, quindi nell'ultimo angolo. Una volta vedete che io ho lavorato l'ultimo angolo, mi trovo in questa maniera qui, quindi ho la prima maglia alta da 3 catenelle e vado a chiudere sulla terza catenella. Abbiamo fatto fino adesso. E chiudiamo a maglia bassissima. Adesso guardate, il centro da lavorare si trova sulla nostra sinistra, vedete, eccolo qua. Quindi anche in questo caso, ve lo allargo un po' per farvi vedere, io andrò a lavorare le altre 2 maglie alte al ritorno, quindi lavoriamo 1, 2 e 3 e lavoro già il prossimo punto, quindi filo sull'uncinetto, entro al centro lavoreremo sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Nell'angolo invece, come abbiamo fatto fino adesso, andiamo ad aumentare, quindi lavoreremo sempre, vedete come sta lavorato nella parte sottostante, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto e di nuovo
3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Nella parte, vedete, centrale, quindi nei due spazi centrali che man mano cresceranno sempre di più, infatti vedete, nei lati avremo sempre più spazi da un gruppo da 3 maglie alte. Andiamo a proseguire ovviamente lavorando sempre le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Chiaramente adesso andiamo a proseguire lavorando negli spazi dei laterali, i nostri gruppi da 3 maglie alte, quindi in questo caso sono 2 spazi nei lati, in ogni angolo lavoreremo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo spazio, noi una maglia alta, che è la prima che abbiamo iniziato il lavoro da 3 catenelle, l'abbiamo già realizzata. Questo significa che andiamo a lavorarne solo altri 2, quindi entro e lavoro solo altre 2 maglie alte, 1 e 2, e sulla terza catenella andiamo a chiudere a maglia bassissima. Quindi adesso vedete che abbiamo realizzato più righe, quindi sta crescendo il nostro quadrato. Abbiamo realizzato in totale 1, 2, 3 e 4 righe insieme. Per il modello della mia borsa andiamo a realizzare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi andate a realizzare altre 3 righe, come vi ho fatto vedere, e poi andiamo a chiudere la borsa insieme. Quando arriviamo, vedete, all'ultima riga, quindi dobbiamo chiudere il nostro lavoro, io non vado a chiudere a maglia bassissima, nell'ultima taglio il filo con un ago a punta tonda, infilo il cordino, entro, guardate, nella terza catenella, quindi 1, 2 e 3, in questa maniera, filo sul davanti, entro al centro di questo punto e dietro, e vado, vedete, a chiudere il punto senza scalino. Ovviamente andiamo sempre a nascondere il filo all'interno del nostro lavoro, quanto più possiamo nascondere il nostro filo all'interno del lavoro, e andiamo chiaramente a nascondere tutti i fili di rimanenza della nostra mattonella. Allora, la mia mattonella misura 22 centimetri, quindi dovete realizzare in totale 2, 4, 5 mattonelle da 22 centimetri per la mia misura. Se la volete più grande, ovviamente andate a continuare, ma tutte e 5 le mattonelle devono essere della stessissima misura. Allora, per cucire la nostra borsa iniziamo a mettere una mattonella che sarà il centro, quindi la base della nostra borsa. Prendiamo man mano, vedete, le mattonelle e in ogni lato del nostro quadrato le andiamo a fissare. Io adesso, per farvi capire bene come le fissiamo, uso dei marcapunti. Allora, guardate, nell'angolo noi abbiamo sempre la catenella, quindi dove ho la catenella metto un marcapunti, e anche frontalmente, quindi catenella qui e catenella qui, e blocco così, ok? Faccio la stessa cosa ovviamente di qua, catenella, quindi individuate dove sta la catenella, e catenella di qua, in questa maniera. Adesso prendiamo un'altra mattonella e anche qui andiamo sempre a bloccare catenella e catenella, quindi qui ho, vedete, la catenella, dove ho la catenella da questo lato vado a bloccare anche qui, e blocchiamo man mano, vedete, tutti gli angoli, in modo che noi non ci confondiamo quando andiamo a cucire. Anche qui, vedete, ho una catenella e anche qui ho la catenella, in questa maniera. Quindi andiamo a bloccare praticamente come abbiamo fatto qua, andiamo a bloccare tutti e 4 i lati. Come potete vedere, io ho, vedete, fissato gli angoli per farvi capire bene come dobbiamo cucire.
Allora adesso guardate, io qua ho messo il marcapunti, ovviamente adesso lo tolgo altrimenti non riesco a farvi vedere, però è giusto per una linea guida. Dobbiamo iniziare a cucire, vedete dove abbiamo le nostre catenelle, catenelle, in questo caso vedete ho questa e questa che devo andare a cucire, ed è chiaro che io ho anche quest'altra, così, vedete, devono essere affiancate, quindi praticamente entro in questa maniera qui e poi con questo andrò in questa catenella. Quindi adesso qui sono nella catenella, entro nel prossimo ed entrerò nel prossimo punto. Quindi vedete la catenella, questa qui, la lascio in questa maniera dove andrò praticamente a prenderla dopo con il filo di ritorno. Eccolo qua, vedete? Con questo filo di ritorno. Adesso vado nel prossimo, ovviamente tagliamo un po' di filo più abbondante perché faremo l'intera cucitura. Adesso entriamo in quello dopo e di fronte. È facile vedere i punti perché noi abbiamo dei gruppi, vedete, da 3, quindi sul gruppo da 3 dobbiamo andare a cucire, vedete, così, e su ogni gruppo da 3, quindi le maglie alte sono frontali, non possiamo assolutamente sbagliare. Ok, quindi vado nel prossimo così e di fianco. Andiamo sempre nei lati di dove abbiamo il filo. E proseguiamo così fino ad arrivare nell'angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo dove abbiamo le 3 catenelle, togliamo ovviamente il nostro marcapunti e con il nostro ago, allora io sono in questa maniera qui ho, vedete, la prossima catenella, entro in quella nei lati così e poi entro in quella frontale, quindi eccola qua. Ed ecco che abbiamo chiuso, vedete, le catenelle. Adesso entriamo nel punto dopo e in quello frontale. Giriamo il nostro lavoro man mano che lavoriamo e chiaramente andiamo a proseguire come abbiamo già cucito l'altra parte. E chiaramente anche di qua arriviamo all'angolo. Arriviamo, vedete, anche quest'altro angolo, quindi togliamo il nostro marcapunti, avviciniamo in questa maniera, qui abbiamo il filo, quindi ce l'abbiamo in una misura posizionata diversamente, qui abbiamo la catenella, quindi entriamo in questa e in questa catenella e poi andiamo, vedete, in quest'altra catenella, quindi individuate bene l'angolo e quindi la catenella. Giriamo il nostro lavoro e adesso dobbiamo andare, vedete, a proseguire, quindi qui ho la prima maglia alta e di fronte ho la prima maglia alta e vado a proseguire la cucitura sempre fino ad arrivare all'altro angolo. Arriviamo, vedete, nell'angolo seguente, ritogliamo di nuovo il marcapunti una volta che arriviamo dove abbiamo, vedete, le nostre 3 catenelle. Quindi entro, qui ho il filo, entro nella prossima, guardate bene, entro in questa sul lato e poi entro in quella frontale, in questa maniera. Ed ecco fatto. Quindi giriamo, vedete, il lavoro e andiamo a proseguire in ogni punto dove abbiamo il filo, sempre nei lati di fronte, nei lati e di fronte. Quindi mi trovo qua nei lati e di fronte fino ad arrivare all'ultimo angolo. Allora, adesso guardate bene, io sono arrivata, vedete, alla fine dove poi ho iniziato, vedete, qui ho la codina. Questa codina qui noi possiamo andare praticamente frontalmente qui e andare a chiudere.
quindi portare praticamente anche dietro il nostro filato. Quindi prendiamo questa codina e andiamo a chiudere. Facciamo in questa maniera, guardate, io la faccio attraversare nel punto dopo, entro frontalmente e vado praticamente a chiudere quella che è quindi questa, vedete, la catenella che inizialmente non abbiamo lavorato. Quindi io entro con il filo così e ho chiuso in questa maniera. Ovviamente poi questo filo lo andrò a nascondere nel lavoro dietro, quindi lo infiliamo così, vedete, all'interno e ce lo tiriamo per nasconderlo. E quindi l'abbiamo tolto e per ora riprendiamo il filo che stiamo cucendo, quindi stiamo così. Adesso io già inizio a lavorare, quindi a cucire il primo laterale. Vedete la prima parte che bassa, la faccio vedere bene. Questa è la prima maglia alta di un laterale, questa è l'altro gruppo di maglie alte dell'altro laterale, quindi le due maglie alte devono combaciare, quindi le facciamo combaciare. Noi siamo qua con il filo, entriamo qui sulla prima e sulla prima qui, quindi facciamole combaciare. Adesso questa è la seconda e di fronte abbiamo di nuovo la seconda dell'altro pannello e qui così abbiamo la terza. Quindi abbiamo lavorato il primo gruppo. Allora ho allargato un po' meglio l'inquadratura perché forse non si vedeva bene. Allora, visto che qua ci sono le tre maglie alte, noi le facciamo combaciare con quelle frontali. Ecco che cosa non avevo notato, che l'inquadratura era troppo stretta. Adesso dobbiamo far combaciare sempre le tre maglie alte con le altre tre maglie alte. Quindi io sono così, vedete? Entro qui e quella frontale, eccola qua, così. Così, quella frontale, eccola qua. Quindi andiamo a guardare bene perché le maglie, i punti devono sempre combaciare. Ecco qua e ecco qua. Altrimenti poi quando arriviamo su non è lineare, quindi sporgerà. Io mi trovo qui, questa è la prossima e questa, vedete, è la prossima. Qui è frontalmente. È uguale anche qui. Che magari i punti si sono un po' allargati nella lavorazione e quindi magari non li individuiamo, quindi facciamo attenzione. Ed ecco qui. Guardiamo bene dove siamo entrati e dove dobbiamo entrare, quindi non saltiamo nessun punto. Arriviamo ovviamente dove abbiamo, vedete, la catenella, eccola qui, entriamo frontalmente dove sta la catenella, in questa maniera. Ed ecco qui, vedete, io mi trovo così, entro nel punto qui e in quello laterale di fronte, in questa maniera. E ho praticamente chiuso, ok? Entro di nuovo, vedete, nella catenella e in quella di fronte, quindi faccio una doppia cucitura per rafforzare il punto in questa maniera e poi entro anche sulla prima maglia alta e frontalmente sull'altra, così allineiamo la lavorazione in questa maniera. Sono così, guardate, sono entrata, entro nel centro del punto così e vado a chiudere così la mia lavorazione. Adesso all'interno del lavoro vado a nascondere sempre il filo, nascondiamolo bene bene all'interno. Una volta che abbiamo nascosto il nostro filo, ovviamente lo andiamo a tagliare e vedete che abbiamo cucito un primo laterale. Adesso alla stessa maniera dobbiamo andare a cucire tutti i laterali. Ovviamente quest'altri laterali sarà ancora più semplice perché abbiamo già, vedete, la riga, visto che qua abbiamo già cucito, basterà iniziare dal primo punto. Quindi andiamo ad iniziare. Tagliamo quindi, vedete, un pezzetto di filo. Qui abbiamo la prima maglia alta, vedete, del primo gruppo, quindi 1, 2 e 3, e qui uguale
1, 2 e 3, quindi andiamo nella prima, in questa maniera qui. Il filo poi lasciamo una codina che andremo a nascondere e di nuovo guardate, vedete, frontalmente andiamo in ogni punto corrispondente, quindi in ogni maglia alta frontale corrispondente. Ovviamente andiamo a proseguire fino alla fine. Allora ragazzi, io sono entrata, vedete, nella catenella, quindi l'ultima, vedete, ho i due gruppi qua dell'angolo. Adesso rientro in quella che è la prima maglia alta, in questa maniera qui. Mi trovo così, guardate, in questa maniera e dentro al centro qui. Ed ecco qui che ho chiuso. Ovviamente vado sempre a nascondere il filo dietro. Adesso abbiamo ovviamente cucito questa parte completa, andiamo a cucire le altre due parti in modo che la borsa sarà completamente chiusa. Una volta vedete che abbiamo cucito tutti e quattro i laterali alla nostra base, così si presenterà la nostra borsa. Allora, io ovviamente non ho fatto una misura molto grande, però vi ripeto, potete scegliere la grandezza della borsa in base alla mattonella. Adesso andiamo a realizzare un giro di punti bassi sul bordo della borsa. Allora, io vado ad iniziare, vedete, su quella che è la prima maglia alta di questo gruppo nell'angolo, quindi qui abbiamo la cucitura, vedete, entro qui sul primo punto, infilo il mio cordino e realizzo una catenella in questa maniera qui. Adesso entro in ogni punto e lavoro delle maglie basse, porto con me, vedete, la codina e lavoro delle maglie basse in ogni punto. Quindi in ogni maglia alta sottostante io lavoro una maglia bassa nello stesso punto. Quindi lavorate una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo la prima cucitura. Quando arriviamo, vedete, nel penultimo punto prima della cucitura lo lavoriamo. Il punto, vedete, dove abbiamo la cucitura non lo lavoriamo, lo saltiamo, quindi in questo punto noi non entriamo, ma entriamo in quello dopo e lavoriamo la nostra maglia bassa. E adesso in ogni punto maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo l'altra cucitura. Anche qui alla stessa maniera, vedete, arriviamo nel penultimo punto prima della cucitura, lavoriamo la nostra maglia bassa, saltiamo il punto della cucitura e lavoriamo nel prossimo la nostra maglia bassa. Quindi adesso di nuovo maglie basse in ogni punto. Adesso andiamo a proseguire e anche quando arriviamo qui, vedete, lavoriamo nel penultimo punto, saltiamo il punto della cucitura e maglie basse fin dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, nel penultimo punto l'ho lavorato, questo lo salto, non lo lavoro e entro nella catenella iniziale che ho lavorato, quindi dove ho iniziato entro e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso una catenella, potete mettere un marcapunti se non riuscite ad individuarla, e entriamo in ogni punto e lavoriamo ancora dei giri di maglia bassa. Quindi adesso io vado a proseguire con dei giri di maglia bassa in ogni punto. Adesso non saltiamo nessun punto, semplicemente andiamo a lavorare delle maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, scusate, al marcapunti, alla catenella. Quando arriviamo alla catenella, chiudiamo a maglia bassissima e di nuovo un altro giro. Io adesso vado a fare un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, come potete vedere, ho realizzato 1, 2, 3 e 4 righe. Adesso, dove praticamente io chiudo a maglia bassissima, qui vado ad iniziare la mia lavorazione. E come lavoriamo?
Allora, innanzitutto andiamo a mettere i segnini per i nostri manici. Allora, io mi sono avvalsa, vedete, della cucitura per mettere il mio marcapunti, dove ho, vedete, questa lineetta che è dovuta alla cucitura, vado a mettere il mio marcapunti. Faccio la stessa cosa, vedete, anche dall'altro lato, quindi qui ho la cucitura, vedete, e qui ho messo il marcapunti, e la stessissima cosa anche di qua, e marcapunti di qua. Ora, tra questo marcapunti e questo io ho 19 maglie basse, quindi voi le stesse maglie basse che avete da questo lato le dovete avere anche dall'altro. Ovviamente io ho iniziato, vedete, proprio dove praticamente poi andrò a chiudere al ritorno la mia catenella per i manici. Quindi noi ci troviamo in questa maniera qui, dove abbiamo, guardate che facciamo la catenella qui, mettiamo magari un marcapunti, giusto per individuare che lì andremo poi a chiudere la nostra lavorazione, ovviamente. Quindi mettiamo il marcapunti. E adesso cosa faccio? Lavoro delle maglie basse, vedete, da qui in poi fino ad arrivare al mio all'altro marcapunti. Quindi entro semplicemente e lavoro le mie maglie basse. Le lavoro ovviamente fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, tolgo il mio marcapunti, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima. Questo perché renderà il manico più resistente. E lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 44 e 45, quindi lavoro in totale 45 catenelle. Adesso stendiamo bene, vedete, la nostra catenella in questa maniera qui, la stendiamo in modo che andiamo a chiudere bene e andiamo a chiudere, vedete, saltiamo i punti che abbiamo al centro e andiamo a chiudere la nostra catenella dove abbiamo il nostro marcapunti. Quindi entriamo così e chiudiamo a maglia bassissima. Ecco qui, ok? Abbiamo chiuso qui, vi faccio vedere, e abbiamo chiuso qui. Adesso andiamo a proseguire lavorando delle semplici maglie basse in ogni punto che segue, fino ad arrivare chiaramente dove abbiamo, vedete, l'altro marcapunti. Arrivati, vedete, dove abbiamo l'altro marcapunti, di nuovo lo togliamo e anche qui entriamo e lavoriamo a maglia bassissima e di nuovo andiamo a lavorare le nostre 45 catenelle. Quindi andate a proseguire e lavorate 45 catenelle. Una volta, vedete, completate le 45 catenelle, assicuriamoci sempre di mettere nel giusto verso la nostra catenella in questa maniera, e dove, vedete, abbiamo iniziato, che abbiamo realizzato la catenella, andiamo a chiudere a maglia bassissima all'interno in questa maniera qui. E abbiamo chiuso, ok? Adesso, per ricordarci ovviamente che qui terminerà sempre il punto, quindi dove dovremo andare a chiudere il punto, realizziamo la prima maglia bassa e qui andiamo a mettere il marcapunti, così ci ricordiamo che qui termineremo ovviamente le righe sul manico. Adesso andiamo a proseguire un punto basso in ogni punto fino ad arrivare alla prima catenella del manico. Arriviamo, vedete, nel punto dove abbiamo il nostro manico, quindi io entro qui sul punto subito prima della catenella e lavoro una maglia bassa. E adesso, vedete, su ogni catenella vado a lavorare una maglia bassa, se facete attenzione di non saltare nessuna catenella. Ecco, vedete, andiamo a proseguire, scusatemi, in ogni catenella. E proseguiamo in questa maniera qui fino alla fine della catenella. Quando arriviamo, vedete, alla fine della catenella, lavoriamo l'ultima catenella in questa maniera qui e qui entriamo nel primo punto della borsa, quindi la prima maglia bassa sulla borsa.
e andiamo a proseguire ovviamente in ogni punto basso. Arriviamo chiaramente e lavoriamo anche sull'altra catenella fino ad arrivare dove praticamente abbiamo il segno che abbiamo completato il nostro primo giro. Quando arrivo, vedete, alla fine, quindi io devo entrare anche in questa catenella. In questa però non entro perché praticamente vado a chiudere direttamente, vedete, qui dove ho iniziato, ho chiuso praticamente il mio manico, ma vado a proseguire a maglia bassa, quindi una maglia bassa, ecco perché non salto quella catenella, e faccio in questa maniera qui. Ora noi qui dobbiamo sempre comunque mettere il nostro marcapunti per ricordarci ovviamente dove che abbiamo iniziato e finito il nostro giro. Adesso io vado a proseguire un tot di righe, non so se farò un solo giro, e facendo in questa maniera qui, quindi inizio lavorando sempre i punti bassi in ogni punto basso sottostante, e arrivo dove ho praticamente l'inizio del mio manico. Quando arrivo, vedete, dopo che ho lavorato il lato nella parte laterale, io arrivo sul manico, vedete, quando arrivo sul manico salto sempre questo punto, quindi il punto dove iniziale del manico io lo salto e vado direttamente sulla prima maglia bassa del manico, quindi a prescindere di quanti giri voi vogliate fare sul manico, dovete sempre saltare il punto, il primo punto sulla borsa, quindi lo saltiamo ed entriamo sul manico, quello che si trova sul manico, e andiamo a lavorare le maglie basse, tutte le maglie basse sul nostro manico. Allora guardate, io ho lavorato tutti i punti sul manico, quindi questo è l'ultimo punto, vedete che ho lavorato sul manico, lo capite dall'apertura. Adesso salto il primo punto sulla borsa e vado sul secondo, quindi sia all'inizio che alla fine del nostro manico saltiamo sempre un punto. Andiamo a proseguire e facciamo, vedete, ecco come risulta quando facciamo questa cosa. Allora adesso facciamo la stessissima cosa anche di qua, vedete, andiamo a proseguire con le maglie basse. Questo è il primo punto, vedete, sul manico, noi saltiamo questo, il primo, vedete, che viene, cioè praticamente è l'ultimo, ovviamente in questo caso è l'ultimo sulla borsa, e noi saltiamo questo punto. Da quest'altro lato, alla stessa maniera come abbiamo fatto di là, quando ci troviamo qui, ovviamente questo è il punto dove praticamente noi iniziamo la riga, quindi dobbiamo saltare questo, quindi salterete questo e andiamo a mettere il marcapunti qua, ma qui insomma ci ritroviamo insieme in questo punto e vi faccio rivedere, quindi andate a proseguire e iniziate a lavorare anche l'altro manico. Allora guardate, io arrivo alla fine del manico, io ho il primo punto, vedete, sulla borsa, quindi tolgo il marcapunti, questo punto lo devo saltare, quindi entro in quello dopo e lavoro sempre una maglia bassa e vado a mettere qui il mio marcapunti per ricordarmi che questo è sempre la fine del mio giro. Adesso io vado a proseguire alla stessa maniera lavorando un altro giro di maglie basse, quindi ricordate sempre che quando arriviamo al punto qui sul manico, vedete qui, il punto che è sul manico lo lavoriamo, ma saltiamo il punto prima del manico, quindi sia di qua che dall'altro lato. Quindi andate a proseguire per un'altra riga e poi proseguiamo insieme. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, tagliamo il nostro filo, togliamo il nostro marcapunti e noi dobbiamo sempre andare a chiudere, ovviamente non in questo ma in quello dopo, quindi io taglio il filo, sfilo dal punto, metto sul mio ago a punta tonda, quindi questo punto lo dobbiamo saltare, entriamo in questa maniera qui, stringiamo bene, filo sul davanti e rientriamo, vedete, al centro del punto e andiamo chiaramente a
stringere bene e a chiudere la lavorazione. Ovviamente il filo andrà nascosto all'interno della lavorazione. Ed ecco che abbiamo, come potete vedere, completato la nostra borsa. La faccio vedere così. Abbiamo completato la linea della nostra borsa, che chiaramente una volta infilata la nostra fodera avrà una forma veramente molto carina. Di questo tutorial seguirà chiaramente anche il tutorial della fodera, così vi faccio vedere come potete fare una fodera rigida, rivestita in maniera molto semplice, che ovviamente poi potrete usare queste indicazioni per ogni tipo di borsa. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio e vi saluto al prossimo tutorial.